buongiorno. Visto che in parecchi che hanno visto i miei video sui corregoni mi hanno chiesto consigli sull'attrezzatura, canne, mulinello e quant'altro, oggi faccio un video dedicato a questo. Quindi partiamo dalle canne. Le canne che utilizzo sono della misura di 5 metri, che è una misura ideale per lanciare anche abbastanza lontano, perché a volte abbiamo l'esigenza di lanciare lontano, e sono canne che devono avere soprattutto un cimino molto sensibile. Un cimino sensibile perché bisogna avvertire delle mangiate che a volte sono veramente quasi impercettibili. Inoltre devono essere morbide, canne morbide, quindi da un'azione parabolica, completamente parabolica, e soprattutto l'azione di punta deve essere molto morbida e molto flessibile, perché il coregone quando mangia, a volte ricordo che peschiamo da riva, quindi a canne ferme, è la canna che pesca, non è il pescatore che pesca come sulla barca per la pesca in verticale del coregone. Quindi quando il coregone mangia non deve sentire una forte resistenza. Se abbiamo una canna con un cimino troppo rigido rischiamo di avere appunto rigidità sul sistema pescante. Invece quando il coregone mangia deve sentire meno rigidità, quindi un cimino che si flette e lascia spazio per la partenza appunto del coregone è la cosa ideale. Comunque non ho problemi a far pubblicità, anche perché insomma è un settore abbastanza di nicchia. La canna che utilizzo io è una Milo Acclaim, ho scritto proprio Acclaim o Acclaim, come se lo vogliamo pronunciare meglio, e di 5 metri, ripeto, è una telescopica di 5 pezzi. Il peso della canna è un 350 grammi e ne ho due, una lancia da 30 a 60 grammi, l'altra lancia da 60 a 120 grammi. Comunque si possono prendere anche canne simili, non esattamente queste, ma similari nelle caratteristiche tecniche. Quindi la differenza tra le due canne è che quella che lancia fino a 60 grammi è una canna un po' più morbida rispetto all'altra, quindi un pochettino più sensibile, ma otterremo meno gittata nel lancio. Quindi una canna dove c'è scritto che lancia fino a 60 grammi, io non userei più di 40 grammi, perché poi non è mai reale. Diciamo, bisogna sempre stare un pochettino sotto come peso, come grammatura nel lancio rispetto a quello che c'è scritto in linea di massima quasi per tutte le canne. Quindi canna più morbida, più sensibile, ma meno gittata di lancio. L'altra, che lancia fino a 120 grammi, io la uso normalmente con un piombo da 50-60 grammi, avremo molta più gittata, ma una canna meno sensibile perché è ovviamente un pochettino più rigida. Ripeto, canne comunque morbide, canne sensibili e morbide soprattutto in fase, intanto guardo i cimini, mica che parta una canna, morbide soprattutto in fase di combattimento, perché il coregone dobbiamo tirarlo fuori a volte da una distanza di 70-80 metri in linea d'aria e magari sotto anche di 30, 40, 50 metri, dipende poi dallo spot dove peschiamo. Quindi abbiamo bisogno di una canna che durante tutta la fase del combattimento sia morbida e ceda, diciamo, filo, quindi non solo una questione di mulinello e di frizione ma anche di canna, ceda spazio alle sfuriate del coregone, che sono quasi sempre sotto riva. Quindi normalmente da dove lo allamiamo diciamo a 10-20 metri da riva quasi a volte non lo sentiamo e sembra magari un coregone piccolo, poi ci accorgiamo che sotto riva è un bel coregone, o comunque è un pesce che tira e le sfuriate le ha tutte sotto riva. Quindi è importante una canna che non rigida, altrimenti la prima partenza che fa rischiamo di slamare. Inoltre, come ho già fatto vedere in un altro mio video, io i cimini delle canne li coloro in sezioni diverse di colore tra loro, quindi utilizzando il giallo, il rosso, il bianco e il nero naturale della canna. Quindi avendo un cimino a sezioni colorate ci permette con qualsiasi contrasto, quindi sottofondo, di poterlo vedere.
il chiaro dell'acqua, lo scuro degli alberi, il cielo sia col sole sia con il buio e quant'altro, perché abbiamo tutti i colori, cioè quello che si vede meglio con poca luce e quello che si vede con più luce. E inoltre il fatto di avere appunto di intervallare il colore ci permette, fa sì che sia molto più visibile che un colore unico, quindi tutto rosso, tutto giallo non andrebbe bene, meglio avere più colori in modo tale da aumentarne la visibilità. La canna spesso la teniamo anche distanti da noi, magari siamo a riposare su una sedia all'ombra d'estate, lontani dalle canne, abbiamo bisogno anche in lontananza di guardare e avere sempre sott'occhio il cimino per vedere la boccata, quindi deve essere un cimino visibile anche a distanza. L'esigenza quindi di avere canna morbida, filo morbido, mulinello con alte prestazioni soprattutto nella frizione per rilasciare subito filo in caso di sfuriata del coregone è importante perché, ripeto, peschiamo con amini a volte del 14 e del 16 che lacerano la bocca molto delicata del coregone e con terminali dello 0,16 e dello 0,14 bracciolini. Quindi se abbiamo rigidità nella canna, nella frizione o nel filo, rischiamo assolutamente di perdere il pesce. La bocca del coregone è molto delicata, magari d'estate che usiamo addirittura ami grossi del 12, ma a finire che ora che lo tiriamo a riva abbiamo lacerato la carne della bocca del pesce e quindi perso il pesce. Quindi massima elasticità, in modo tale da avere più chance di riuscire a recuperare il pesce.